Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Ai tarocchi interattivi di oggi chiederemo di far parlare la tua persona speciale. Può essere un amore, anche un'amicizia volendo, o comunque un qualcuno al quale tu tieni veramente tanto. Parleremo della vostra situazione e tutto quello che, grazie ai tarocchi, questa persona vorrà dirti. A fine lettura ti chiederò anche di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore, per darti una risposta secca con gli arcani maggiori ed un ulteriore messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi ed io parlerò con la tua persona speciale. Chissà cosa vorrà dirti. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i tre mazzi per questo video, questo interattivo, dal titolo Parlo con la tua persona speciale. Quindi parlerà con me e anche con te. Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale da quando lo vedete, anche se fosse tra un mese, tra un anno, insomma, a prescindere da quando il video viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a parlare con questa persona speciale. Vediamo chi è. Aggiungo ancora queste perché ho bisogno di un messaggio in più. Oggettini. Stellina per la variante numero 1 che simboleggia i sogni. Per la variante numero 2 abbiamo l'angioletto che sono i desideri e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il simbolo dell'infinito. E adesso vi chiedo di focalizzarvi bene su una di queste tre varianti oppure sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a parlare con la tua persona speciale. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Stellina, iniziamo con te. Suerte, Stellina, per te. Sentiamo un po' cosa vuole dirti la tua persona speciale. Prima di iniziare ti ricordo che dopo aver parlato con questa persona, a fine stesa ti chiederò di pensare a una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e concluderò poi con alcuni messaggi in scrittura automatica quello che mi verrà da dirti in quel momento. E adesso vediamo chi è questa persona speciale. Chiediamo di darci le iniziali del suo nome o del suo cognome o del paese o della città dove lui o lei vivono e anche dei numeri che possono far parte della sua data di nascita, possono essere la sua età,
o anche volendo nel numero di telefono, quindi ascolta bene quello che ci dicono. La persona speciale della stellina ha un nome, un cognome o vive in un paese che inizia con la lettera M, E, A, P, D. E lettera R. Ci aggiungo ancora la lettera S, ne ho 2. La persona speciale della stellina contiene nella data di nascita, o potrebbe essere la sua età, o nel numero di telefono, il numero 5 o 37, 72, 15, 17, 70, 42, 8, oppure 16, 36, 59 e 14. Già da queste lettere o numeri dovresti aver capito un qualcosa. E adesso parliamo con lui o lei. Parlerò in terza persona, come se lui o lei stessero proprio parlando con me o con te, così riesci a immedesimarti anche un pochino meglio. Sono di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potrei anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. In questo momento sto sperimentando una chiusura o un blocco in una situazione. C'è molta rabbia. Mi sento arrabbiato, sono un po' arrabbiato o arrabbiata. Non sono stato in grado di prendere questa decisione che avrei già dovuto prendere da tempo. Non ho avuto il coraggio, non ci sono riuscito o riuscita. Sì, lascio spesso le cose in sospeso e soprattutto perché sono molto condizionato da ciò che mi circonda, dal mio stile di vita, dalla mia famiglia, dai miei figli. Mi sento molto condizionato dalla mia situazione familiare. In questo momento non sono solo. Ho anche un'altra persona vicino, ma vorrei che le cose cambiassero,
mi sento prigioniero delle circostanze e non riesco ad essere completamente me stesso. Sono un re di coppe e quindi ti dico ti amo. Mi sono però chiuso in me stesso. Non ci stiamo vedendo, non ci stiamo sentendo. Tendo ad isolarmi, a chiudermi in me stesso. C'è un qualcosa che mi fa molto male. Non riesco a sentirmi a mio agio. Troppe persone si stanno intromettendo nella mia vita. Però, nonostante tutto, non posso fare a meno di questa passione che sento nei tuoi confronti. Non posso fare a meno di sentire quello che sento, questa passione che ho per te. Mi sento anche solo a volte, o sola. So che tu hai pensato, o stai pensando, che io sia la tua anima o la tua fiamma gemella. Anch'io lo penso. Sento questa connessione tra di noi, è qualcosa di particolare, è qualcosa di magico. E soprattutto quando guardo di nascosto le tue fotografie o quello che fai, sai, devo ammetterlo, sono anche un pochino geloso a volte di alcune cose che vedo. E poi ci fantastico sopra. Mi sono sentito anche un po' ingannato. Sentito o sentita, anche un po' ingannato. Mm. Non essere diffidente con me, non ne hai motivo. Sono un cavaliere di denari e vado avanti a passo lento. Non ti ho ingannata, o ingannato, no. Anzi, posso essermi sentito o sentita ingannata. Questa cosa che c'è fra di noi è molto speciale. Questo sentimento, questa passione, questa connessione è così intensa che può essere difficile trovare un equilibrio, mi fa perdere l'equilibrio. È necessario, con questa giustizia, rimanere anche un po' coi piedi per terra qui. Lo sto dicendo io questo, Comunque,
ultimissimo messaggio da parte di questa persona. Sono un cavaliere di denari e vengo verso di te, voglio venire verso di te con i miei tempi. Rispetta i miei tempi. E questo è quello che voleva dirti la tua persona speciale. Io penso che qui si tratti di una relazione dove però vanno ad intromettersi anche altre persone. E si sogna, si fantastica, si ipotizza, ma potrebbe in questo momento esserci poca concretezza, nonostante, a mio avviso, la stellina sia una persona che non si arrende, che continua ad investire su questa persona speciale che ci ha parlato. Se in questo momento c'è una chiusura, una distanza, non vi state vedendo con questo eremita che c'era uscito qui all'inizio, Cavaliere di denari a passo lento torna. E adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Per la stellina vediamo. L'eremita, il mago e la luna. Non a caso ti avevo appena parlato di questa persona che potrebbe in questo momento non essere con te. E se la tua domanda era in riferimento al ritorno di un qualcuno, perché l'eremita per me è un ritorno, sappi che questo ritorno c'è. La persona speciale di cui ti ho parlato prima, che ci ha parlato prima, ha detto che con i suoi tempi, Cavaliere di denari, è lento, Qui abbiamo un mago, è un'iniziativa che verrà presa nei tuoi confronti. Probabilmente stiamo parlando di una relazione nascosta, o non così ufficiale. Se invece la tua domanda riguardava un altro aspetto, la risposta è che riceverai una conferma o una situazione va a ripresentarsi, ma con questa luna sempre con dell'ambiguità, con poca chiarezza. E adesso vado a scriverti un messaggio o più messaggi in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti, in base anche un po' a queste carte che ho. Prossimamente sarai
in un posto, un pochino più distante da casa tua. Distante da casa tua. Possono esserci anche più persone. Una di queste, ehm, indossa una, maglia o un vestito molto, colorato o con più colori. Come ti senti vicino a questa persona? Non è un caso quando sarà lì con te. Prova a chiederle di fare o di aiutarti in un qualcosa del quale hai bisogno. Sono certa che ti dirà sì. E questo era il messaggio per te. Prossimamente sarai in un posto, distante da casa tua. Possono esserci anche più persone. Una di queste indosserà una maglia o un vestito molto colorato, con più colori. Considera come ti senti vicino a questa persona, perché non è un caso che quando sarà lì con te, prova a chiederle, di fare o di aiutarti in un qualcosa del quale hai bisogno, ricordatelo questo, eh. Sono certa che ti dirà sì. E questo era il messaggio per te, stellina. Quindi ti dico adelante con questa persona speciale e circa la tua domanda, qui con questo mago, c'è da prendere un'iniziativa oppure un qualcosa va a succedere, eh. Ci sarà ancora un po' di ambiguità nel risultato, però qualcosa succede. Chissà che non sia proprio un ritorno. Adelante, stellina. Angioletto, suerte per te. Andiamo a parlare con questa persona speciale. Vediamo cos'ha da dirti. Ti ricordo anche che a fine stesa
ti chiederò di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e alla fine un ulteriore messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. E adesso chiediamo alla tua persona speciale di darci l'iniziale del suo nome o del suo cognome o del paese dove vive, della città dove vive e anche alcuni numeri che possono far parte della sua data di nascita o può essere la sua età, oppure possono essere anche nel suo numero di telefono. Qui abbiamo la lettera N, la lettera G, la lettera O, lettera V, lettera C, B, e ci aggiungerei ancora la lettera O, l'ho già detta. Ho tante lettere O. Mm. Queste sono. Quindi il suo nome o il suo cognome può iniziare con una di queste lettere. Nella sua data di nascita o la sua età o nel suo numero di telefono ci sono questi numeri: 20 71 85 5, 39 72 75 35, 36 60 69 e 42. E queste erano. Adesso chiediamo a questa persona speciale di dirci chi è e da adesso in avanti parlerò in terza persona, come se lui o lei stessero proprio parlando con me. Chiediamo chi sei. Sono di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma potrei anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Ci conosciamo già da tanto tempo, anche quando eravamo più giovani o molto giovani. Abbiamo trascorso insieme dei bei momenti e li ricordo con piacere. Sono contento in questo momento di aver risolto nella mia vita una questione importante o la sto risolvendo. Sono una persona sincera, ma se hai avuto l'impressione che io possa averti detto o raccontato delle bugie, non è così, ho semplicemente ometto.
piuttosto che raccontare una falsità. La questione economica che ho nella mia vita in questo momento, mi sta creando preoccupazione. Ho dovuto lasciare andare un qualcosa mi è stato tolto. E proprio per questo, in questo momento mi sento un po' scarico o scarica. Ho delle opportunità che non riesco però a cogliere. Ho deciso di abbandonare, mio malgrado, un qualcosa al quale tenevo veramente tanto. Forse ti ho dato l'impressione di averti voltato le spalle, ma ci sto male, mi dispiace di questo. Anche perché io e te abbiamo un progetto comune. Sai, forse lavoriamo insieme o c'è un qualcosa che dobbiamo portare avanti insieme e tu sai che cos'è. Penso che questo ciclo che sta cambiando nella mia vita sia fondamentale per me. Non posso rinunciare, non posso fare a meno di muovermi in una determinata direzione. Il mondo è la mia casa, è la mia vita. Io vivo per viaggiare, per muovermi, non riesco a stare sempre nello stesso posto. Non ce la faccio. Questa cosa mi stresserebbe troppo. Mi piace stare in mezzo alla gente, frequentare amicizie. Da sola non ci so stare. Io sarei sempre in movimento, sempre in mezzo alle persone. E circa una persona, che può essere un uomo o una donna, convertite voi il senso della stesa, ho una gran bella passione. Se tu, Angioletto, sei una donna con i capelli lisci, castani e particolarmente appassionata del mare, ti dico che per te ho una gran bella attrazione. Mi piaci, Angioletto. Mi piacciono i tuoi capelli, il modo in cui
ti muovi, quando ridi e anche quando sei seria, più pratica o pratico. Mh. Credo di non essere, al tuo livello, nel senso che tu sei molto più capace di me, sai come comportarti nella vita, ehm, hai ottenuto grandi soddisfazioni, hai costruito un qualcosa nella tua vita ed io, mhmm, probabilmente non ci sono riuscito, non ci sto riuscendo, non ci riesco. Mi perdo, mhmm, nelle situazioni, nelle cose, ho tanti conflitti interiori irrisolti. Vado in conflitto con le mie scelte, con il mio quotidiano, con la mia quotidianità. Questi conflitti, mhmm, derivano dal mio passato, un qualcosa che io non sono riuscito completamente a metabolizzare ancora. C'è una parte di me ancora legata ad un qualcosa del mio passato. C'è un aspetto del mio carattere che so che potrebbe non piacerti, che tu puoi trovare un po' pesante. Forse quando mi vedi, mh, corteggiare o avere degli atteggiamenti un po' leggeri, mh, o mi piace essere guardato, mi piace essere ammirato e allo stesso tempo corteggiare anche te. Corteggio, ma questi atteggiamenti che ho possono risultarti anche un po' antipatici, io lo so, me ne rendo conto, però lo faccio lo stesso. So di essere affascinante, so di avere un fascino, ehm, sulle persone e questa cosa può risultarti fastidiosa. Me ne accorgo, ma lo faccio lo stesso, non posso farne a meno. So di poter arrivare dove voglio, ma in particolare ciò che voglio in questo momento è un momento da condividere con te. E momento di passione, un momento molto coinvolgente con questa imperatrice. Questo era il messaggio che la tua persona speciale ha voluto darti. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e
un ulteriore messaggio dopo in scrittura automatica, vediamo, per l'angioletto. Pensa a questa domanda. Sono volate le 3 carte e le teniamo. Le stelle, l'appeso e la giustizia. Qui, se la tua domanda era riferita a una situazione dove ti senti ostacolata o ostacolato, sappi che con questa carta della giustizia finale si va un po' a regolarizzare il tutto. Nel senso, cosa intendo? Con queste stelle si arriva da un qualcosa dove possono esserci state delle difficoltà, è innegabile, e la carta delle stelle ci parla della realizzazione di aspettative o di un qualcosa che comunque va a risolversi, sono novità, sono una carta positiva, le stelle. L'appeso ci parla di ostacoli ancora presenti che poi troveranno una soluzione con questa giustizia. Messaggio per te in scrittura automatica. Vediamo cosa mi viene da dirti. Quando sarai particolarmente tranquilla, o rilassata, accendi la televisione, oppure anche YouTube, e fai scorrere i canali o i video. Per più volte ti accorgerai che in ciò che vedi ci sarà un argomento che si ripete. Un'immagine, può essere anche una parola o una frase. Cogli il nesso e rifletti sul perché era necessario
che io ti indicassi questo. Con questo mondo mi è venuto da scriverti questo messaggio. Il mondo ci dice: quando sarai particolarmente tranquilla e rilassata, accendi la televisione o YouTube e fai scorrere i canali o i video. Per più volte ti accorgerai che in ciò che vedi ci sarà un argomento che si ripete. Un'immagine, può essere una parola, una frase. Cogli il nesso e rifletti sul perché era necessario che io ti indicassi questo. E questo era per te, angioletto. Ti dico adelante con queste stelle e soprattutto con la giustizia. Non sentirti come se in questo momento non stessi andando né avanti né indietro. Guarda con fiducia al futuro, perché questo qualcosa si regolarizza, ritrova un equilibrio. Ti dico adelante, angioletto. Infinito, suerte per te. Andiamo a parlare con la tua persona speciale. Vediamo cosa ha da dirci. Ti ricordo che a fine stesa ti chiederò di pensare anche a una domanda che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca con gli arcani maggiori ed in ultimo un messaggio, alcuni messaggi in scrittura automatica. E adesso chiediamo alla tua persona speciale di darci l'iniziale del suo nome o del suo cognome o del paese, la città dove vive, e anche dei numeri che possono essere la sua età, far parte della sua data di nascita o possono essere contenuti anche nel suo cellulare. Il nome o il cognome o dove vive la persona speciale dell'infinito inizia con la lettera A, R, S, P. F, I. Ci aggiungerei la lettera L. Qui mi viene da dire anche la Z, ma non so perché. Lettera Z è strana, eh? Data di nascita, età o numero di telefono della persona speciale dell'infinito può contenere questi numeri: 26, 41, 79, 48, 3, 24, 63, 36, 17, 59, 66 e 8. Dovresti quasi averla riconosciuta, la persona speciale che ci parlerà adesso.
Andiamo a chiedere chi è. Da adesso in avanti parlerò in terza persona, come se lui o lei stessero proprio parlando con me. E così può essere anche un pochino più coinvolgente per te. Sono di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potrei anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Mm. Mi sento molto sicuro di ciò che ho conquistato. È stato un po' anche frutto delle mie fatiche. Ho una meta in questo momento, ho un obiettivo. Anche se mi sento stanco, c'è un qualcosa che mi stanca, ho un obiettivo, so cosa voglio. Ho un aspetto molto giovanile, o posso essere anche giovane, magari più giovane di te, o comunque molto giovanile. Sono particolarmente in ansia in questo momento, non riesco a muovermi, non riesco a fare, mi sento come questo peso, un po' limitato. C'è un qualcosa che finalmente concluderò o firmerò a breve. Qualcosa che va a liberarmi un pochino da questa angoscia, da questa ansia. Sto aspettando questo momento. E sono in una fase così dove mi barcameno. Mi sto barcamenando in attesa di questo momento. Infinito, tu mi fai stare bene, anche troppo, ti preoccupi per me, mi fai stare troppo bene e sei anche un po' il mio punto di riferimento in questo barcamenarmi della mia vita. Sei una persona al quale mi piace rivolgermi per trovare luce. Io con te andrei in qualsiasi posto. Dappertutto. Cambierei anche casa con te. E lo dico seriamente, lo dico per davvero.
ti porterei in ogni dove. E qui abbiamo un chiacchierone che ci dice: mi piace molto parlare con te, parlare tanto con te, scriverti, comunicare, soprattutto la sera o la notte. Rispondimi, scrivimi, parlami. Ho un pensiero circa la possibilità di andare a fare un qualcosa con te, ma mi serve aiuto. Ho bisogno di appoggio, di essere appoggiato. Mi sento un po' limitato, non riesco a vedere la via d'uscita. Sono cose che ti dico, ne abbiamo già parlato. O ne stiamo parlando. Appoggiami. Io le idee le ho chiare. Ho bisogno del tuo appoggio. Questo imperatore, chissà, strano, perché l'imperatore di solito è uno che fa da sé e la tua persona speciale dice di aver bisogno di appoggio. E questo era il messaggio che ha voluto darti. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Per l'infinito. Vediamo, Per l'infinito. Il carro, la ruota della fortuna e l'eremita. Stranamente il carro era già uscito qua. Ce l'avevamo già anche qui, Ma dunque, qui sei chiesto non so, ho l'impressione che tu debba andare a fare un viaggio con qualcuno, con questa persona speciale, o tu voglia muoverti con questa persona speciale. Però, per rispondere alla tua domanda, le carte indicano che la possibilità c'è, però è ancora necessario riflettere bene su alcuni dettagli, oppure perfezionare meglio questa cosa che tu hai pensato. Una volta insomma messo a punto il tutto, la possibilità c'è un qualcosa che va ancora perfezionato, bisogna ancora pensarci bene, però di fatto è una cosa positiva per te. Viene da dire che tu possa voler fare un viaggio o per andare a trovare un qualcuno che in questo momento non vedi o non vi state vedendo, può essere anche un parente, può essere un chi che sia, oppure circa una qualsiasi altra domanda, loro qua ci stanno dicendo che è positiva, ma bisogna rivedere meglio ancora alcune cose. Pensare bene, rifletterci bene. Vado a darti un messaggio in scrittura automatica adesso, quello che mi viene da dirti, un po' in base anche
alle carte che abbiamo qui per te. Vediamo, per l'infinito. Domani mattina appena sveglia, affacciati alla finestra. Mh. E guarda fuori. In cielo troverai una nuvola con una forma strana. Mh. Particolare. Oppure uhm, nei paraggi un animale che si muove o è fermo nella stessa posizione. Se non lo vedi subito, attendi qualche minuto e lo vedrai. Adesso chiediti, anzi ti chiederai, dovrai chiederti o cerca cosa simboleggia ciò che hai visto. Così capirai, perché dovevo dirti questo. Qui dice: "Domani mattina, appena sveglia o sveglio, affacciati alla finestra e guarda fuori. In cielo troverai una nuvola con una, forma strana, particolare. Oppure nei paraggi un animale che si muove o o è fermo nella stessa posizione. Se non lo vedi subito, attendi qualche minuto e lo vedrai. Poi chiediti o cerca cosa simboleggia ciò che hai visto. Così capirai perché dovevo dirti questo. Mh? Infinito. Questo era il messaggio per te. E ti dico adelante con questo carro e questa possibilità, ma riflettici su ancora bene, dicono gli arcani maggiori, perfeziona questa cosa.
perfeziona questo viaggio, spostamento, questo andare che vuoi intraprendere. L'eremita ci dice questo. Adelante, infinito. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e buone vacanze a chi è ancora in vacanza. E vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!